gran prodotto Mixture, sia sull'asciutto che sul bagnato, grip a go sempre. Mi sono appena accostato per fare un video qui. Io venivo da Bellagio verso Lecco, che si accosta qui al parcheggio e guardate chi c'è. Roberto. Roberto non potevo non fermarmi. Roberto e Anna. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 17 marzo 2024, siamo dal gioielliere, stiamo facendo benzina e tra l'altro i prezzi della benzina sono tornati altini, l'avrete notato anche voi. L'abbiamo fatta stamattina a 1,81, 1,82. In questo punto si va particolarmente piano perché c'è un tutor che se si supera i 70 ti fulmina come se non ci fosse un domani. Da qui entreremo in tangenziale, faremo un pezzettino di autostrada e arriveremo dalle parti di Como. A questo punto non vi annoio con questa strada abbastanza monotona. Abbiamo superato indenne la tangenziale, il traffico in autostrada, invece poi una volta arrivato sul lago, ahimè, ci sono dei punti dove si incrociano questi pullman più piccoli con quelli di linea, dove inevitabilmente si crea un po' di coda. E domenica sono le 11, quindi il traffico sicuramente c'è da queste parti. Il cielo, ahimè, non è il cielo di ieri c'era un cielo terso, splendido, azzurro. I velox sono dappertutto su questa strada, quindi i limiti si rispettano, ma tra un po' inizieremo a godere anche di scorci molto molto belli e suggestivi. Siamo riusciti a toglierci da davanti le macchine, guardate qua. In alto c'è la neve molto fresca perché nei giorni scorsi ha nevicato parecchio. Pare frizzante, ci sono 12 gradi in questo momento, un po' di foschio, il cielo è un po' grigio come dicevo, ma molto molto bello. Diverse moto abbiamo incrociato lungo la strada ed anche tanti ciclisti. Siamo arrivati a Nesso e tra un po' lasceremo questa strada qui e inizieremo ad arrampicare su una strada che si aprirà alla nostra destra. Lasceremo quindi la strada lungo lago che, come vi dicevo, è particolarmente trafficata e i ritmi sono decisamente blandi. Sorpassare non è sempre semplice quando è possibile, vuoi per il traffico e vuoi per la conformazione della strada stessa, però i borghi che si attraversano sono particolarmente caratteristici e carini e si respira un'aria di tranquillità. Ecco qua, lasciamo la strada lungo lago ed iniziamo ad arrampicare. SP44 Pian del Tivano. La strada dovrebbe essere abbastanza tortuosa, non sempre larghissima, quindi molta attenzione e passo deciso. Sono tante bici che vanno a tutta in discesa, quindi bisogna stare particolarmente all'occhio. Fortuna che in alcune curve ci sono gli specchi, almeno si vede se arriva qualcuno, perché le bici soprattutto arrivano come le saette. Praticamente davanti a noi c'è una scala di tornanti, guardate il navigatore che cosa ci fa vedere, cosa ci aspetta. Un po' di auto ce le siamo tolte davanti, ma è un continuo. Qualche auto siamo riusciti a toglierci davanti. Qualche auto siamo riusciti a toglierci davanti, altre no. Cerchiamo di tenerci a dovuta distanza, soprattutto nei tornanti, perché se loro si fermano noi siamo morti e sepolti. Adesso qua go, superiamo e ci rimettiamo al nostro passo tranquillo e costante.
che poi a noi interessa soprattutto avere una buona visuale davanti a noi. Di correre, come sapete, non ci interessa molto, però vedere la strada, vedere eventuali buche, pietre o altro è sicuramente una cosa che ci agevola. Un bel budello questo, Non viene nessuno, via, si procede. In poche curve siamo saliti di diverse decine di metri. Ne abbiamo ancora un po' di tornanti, dici? Abbondanza qua, abbondanza di tornanti. C'è anche questa grotta lungo la strada, c'è una Madonna all'interno. La neve, ragazzi, si fa sempre più vicina, e qui sopra non dista molto da noi, E adesso arriveremo lì in alto, lì sopra, Colma di Sormano. Qui siamo abbondantemente sopra i 1000 metri, siamo esattamente a 1100 in questo momento. Gli ultimi metri per salire alla Colma di Sormano e la discesa soprattutto dalla Colma di Sormano ai piedi del passo del Ghisallo ve la racconto da casa, perché mi sono accorto che l'audio di alcuni file si sentiva particolarmente male, e allora sono qui a raccontarvi che sulla Colma di Sormano non abbiamo fatto neanche una breve sosta, perché c'era talmente tanta gente che tra auto, bici, scooter, moto, praticamente trovare un posto dove accostarsi era impossibile. C'erano auto e moto parcheggiate addirittura in mezzo ad una delle due corsie. Quindi abbiamo proseguito la discesa, e in senso contrario ovviamente venivano su delle bici che in alcuni tratti hanno fatto creare alcune code, ma fondamentalmente la discesa è andata molto bene. Arrivati in fondo al Colma di Sormano, fondamentalmente ci siamo tenuti sulla sinistra ed abbiamo imboccato la strada che ci avrebbe portato al passo del Ghisallo. Siamo arrivati al passo del Ghisallo, c'è una vista da qui mozzafiato, ma adesso vi mostro tutto quanto. Questa è la chiesa del Ghisallo e adesso che arriveremo qui ci sarà una vista davanti a voi di tutto rispetto. E questa è la vista, qui sotto c'è il lago, guardate, le montagne sono completamente ricoperte di neve, qui c'è Cinzia e qui c'è la chiesa, e lì in alto, come potete vedere, c'è ancora neve. Qui c'è Max. E qui c'è Max. Non inquinavano mai. Complice l'orario, sono circa le 12:15, visto e considerato che sta uscendo un tiepido sole e qui ci sono delle panchine molto comode, ne approfittiamo per pranzare qui sul passo del Ghisallo. Adesso Cinzia apparecchia. Menù di oggi qual è, Cinzia? Panini con il prosciutto. Panini e prosciutto, acqua, coca e caffè al bar. E buon appetito. Ragazzi, caffè preso, adesso si riprende da dove ci eravamo lasciati, quindi tornanti a go-go per arrivare sotto alla strada del lago. In questo momento la temperatura è di circa 14 gradi, si sta bene, non fa né caldo né freddo. Mamma mia, tornante. Oggi prima uscita con le nuove Mix Tour montate 10 giorni fa, solo che il weekend scorso ha piovuto come se non ci fosse un domani, quindi non siamo usciti in moto, e oggi prima uscita con le Mix Tour. Ho tolto Mix Tour, ho messo Mix Tour. Gran prodotto Mix Tour,
veramente veramente beautiful. Intanto mi state scrivendo anche su Instagram come mi trovo, cosa ne penso. Vi devo dire che come tutti i prodotti Dunlop è un prodotto altamente performante, sia sull'asciutto che sul bagnato, grip a go go sempre, veramente un prodotto molto polivalente. E twist qua che c'è. Siete alla ricerca di una strada dritta, non venite qua, perché qui fare strade dritte è abbastanza impossibile. E qua purtroppo bisogna avere gli occhi, 1000 occhi, perché voi potete andare piano quando volete, ma se dall'altra parte viene qualcuno allegro, e vi garantisco che ci sono quelli che vanno allegrotti. Questa che vedete davanti a voi è Bellagio. Adesso da qui noi ci teniamo sulla destra, torniamo verso sud, ricosteggeremo il lago, ci faremo qualche sosta. Sono le 13:25 e siamo ampiamente in orario, quindi possiamo fare le cose con estrema tranquillità. Passeremo oh, che spettacolo qua sopra, c'è sta cascatina che vi cade, non so se riusciamo a, vediamo un po', riusciamo a vederla. Dietro di noi non c'è nessuno, quindi ce la possiamo fare con estrema calma, ma molto molto affascinante questo tratto qui. Mi sono appena accostato per fare un video qui. Io venivo da Bellagio verso Lecco e ho incrociato diverse moto, tra cui una coppia sul GS. Il tempo di parcheggiare mi vedo questa coppia che si accosta qui al parcheggio e guardate chi c'è. Roberto. Roberto non potevo non fermarmi. Roberto e Anna. Anna sta parlando con Cinzia, ma Anna è più riservata, ha detto che non voleva comparire, quindi la teniamo un po' in disparte. Invece Grande. Roberto è qua. Roberto con la sua mucca GS 1250 HP standard. Eccoci qua. Quindi il mondo Grande. è piccolo. Rocca e Bruno abbiamo nominato anche voi, anche Gallina, quindi lui ha fatto tanti riferimenti ai video, quindi sicuramente li segue. Sì. Grande. Ciao, buona strada, ciao. A questo punto l'ultima tappa la facciamo qui, poi chiuderemo il video in tangenziale. Il magari. problema è il video. Perché? L'ultimo video. Essere qui nella tappa. Ragazzi, ma come si fa a lasciare un posto così? Guardate che quadro che c'è qua. Sto lago bello calmo, davanti a noi delle montagne innevate. La strada non è particolarmente trafficata. Adesso torniamo in sella e ci facciamo gli ultimi chilometri verso Lecco. Anche il lago ce lo siamo lasciati alle spalle, adesso a sinistra e piano piano riprendiamo la strada a scorrimento veloce che ci porterà verso casa. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Roberto e la compagna, abbiamo fatto proprio 2 risate, siamo confrontati, siamo raccontati un po'. Quando ci si incontra per strada, ragazzi, è come se ci si conoscesse da sempre, perlomeno la sensazione che mi date è questa, perché parlando con Roberto lui praticamente mi ha fatto tutti i riferimenti a video, a battute, a cose che
che faccio sia con Roberto, con Rocca o con Bruno, insomma è come se ci si conoscesse da sempre. Questo è molto 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 bello. Persino Cinzia, che solitamente per antonomasia è quella più riservata, quella più schiva, quando trova gente così poi è totalmente diversa da quello che è i video, mentre i video li odia, poi quando sta in mezzo alle altre persone comunque molto socievole, solare, sorridente. Tratto di strada da Lecco a Milano, che voi lo facciate d'estate, d'inverno, weekend problematici o weekend no, c'è sempre un bel traffico, c'è sempre un bel via vai, qualche cantiere c'è, ma soprattutto, come vedete, un po' di gente che rientra dalla gita fuori porta probabilmente. Comunque per fortuna si scorre, quindi meglio di stare fermi c'è sicuramente. Siamo a circa 15 km da casa, alla solita area di servizio, e in questo momento sta uscendo un bellissimo sole. C'è sempre una leggera foschia, ma sicuramente le temperature si sono alzate, siamo addirittura a 21 gradi e mezzo. Il giro di oggi è stato molto bello, molto semplice, vi lascio ovviamente la traccia in descrizione, e un saluto a Roberto ed Anna che abbiamo incontrato lungo la nostra strada. Ragazzi, che dire, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se avete ancora fatto, il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla e per noi È gratis, però non è niente. ed allora, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, È gratis. a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.